Buongiorno, sono Anthony Green di Voicebook.cloud. Vi siete mai chiesti come fa la piattaforma Voicebook.cloud a raggiungere dei risultati straordinari per l'ascolto dell'inglese? Per la risposta basta andare dal grandissimo Lev Vygotsky e la sua zona di sviluppo prossimale. Vygotsky è una figura molto importante nelle scuole, in parte perché incoraggia noi insegnanti ad aiutare gli studenti proprio sulle cose che non sono in grado ancora di comprendere bene. Il metodo tradizionale di fare listening comprehension in quasi tutti i coursebook consiste nel fare delle domande su un brano che i ragazzi hanno sentito una o forse due volte. Ma non funziona questo metodo tradizionale. Le prove stanno dappertutto. Le risposte alle domande poste fanno capire a noi insegnanti quello che gli studenti hanno capito o non hanno capito. In questo senso è un ottimo test del livello raggiunto, ma non servono dei test ogni settimana. Serve invece uno strumento di apprendimento, di miglioramento dell'ascolto, e quello strumento è la piattaforma Voicebook.cloud. La prima domanda che viene in testa ai ragazzi è: cosa ha detto? E senza capire questo è inutile che noi facciamo delle domande di comprensione. Invece di fare dei test su quello che non hanno capito, la piattaforma Voicebook.cloud fa lavorare gli studenti l'80% del tempo nella zona di sviluppo prossimale. Si parte chiedendo ai ragazzi di inserire, scrivendo o dettando quello che pensano di aver capito. Poi si passa subito a concentrarsi sui bisogni degli studenti, sulle cose che non erano riusciti a capire. Per questo lavorano per l'80% del tempo nella propria zona di sviluppo prossimale, dove, come sappiamo, hanno bisogno di una mano. Infatti la piattaforma Voicebook.cloud li prende per mano e gli chiede di inserire le loro ipotesi. Spesso riescono a comprendere molto di più, ognuno facendo le ipotesi nel proprio tempo. Hello, it's time for today's big question. Why should we take care of the Earth? Se non identifica una parola, può chiedere un aiuto ulteriore. Se la scrive male, il sistema lo aiuta a trovare le lettere giuste. E se non la comprende, può cliccare per avere un suggerimento, per cui non viene mai abbandonato. Quando poi completa la trascrizione, si apre una pagina blu con ulteriori approfondimenti. Data la complessità dell'inglese parlato, questa mancata comprensione potrebbe essere perché non comprende una parola che conosce benissimo, ma che è pronunciata nella sua forma debole, tipo f per fu. Oppure perché si tratta di una parola che ha letto e di cui ha inventato la pronuncia giocoforza, come rough, che è convinto dovrebbe suonare come through, e poi casca tutta la comunicazione. Oppure perché si tratta di una parola nuova, che è in grado di apprendere anche ascoltando se lavora su Voicebook.cloud.